Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questo è l'MXR 3500 della Max Painting Rhodes. Cosa è? Un generatore, un gruppo elettrogeno a benzina ad inverter silenzioso. Quali sono i vantaggi di questo tipo di gruppo elettrogeno rispetto a tutti gli altri? Beh, innanzitutto è facilmente trasportabile. Guardate, abbiamo questa maniglia, è compatto e effettivamente è anche silenzioso rispetto agli altri. Perché ovviamente ha un motore, ha una marmitta, quindi non potrà essere mai silenzioso. Ma se considerate che la voce umana emette la media di 75-80 decibel e questo misurato col misuratore di decibel ne emette 80, possiamo dire che corrisponde alla voce umana di qualcuno che sta parlando ad alta voce. Però non è rumoroso, non è insopportabile come alcuni gruppi elettrogeni che ragazzi entrano in testa e fanno un rumore assurdo. Questo è sopportabile, ma quello che lo rende particolare è il fatto di avere un inverter, quindi avere praticamente una corrente pulita che ci permette di lavorare anche con alcune attrezzature che richiedono appunto che insomma non sia un gruppo elettrogeno che emette corrente e basta, con i quali possiamo utilizzare per esempio nell'altro caso soltanto qualche trapano, qualche attrezzo, perché in quel caso non serve avere un'onda sinusoidale pura. Qua abbiamo un inverter che corregge tutto, ma tra l'altro ha anche la possibilità di farci risparmiare benzina, perché l'inverter cosa fa? Trasforma la corrente che viene prodotta dal motore, ve lo dico in parole poverissime, prima in corrente continua e poi tramite il sistema di inverter lo ritrasforma in corrente alternata a 230 volt 50 Hz. Quindi ci dà la possibilità di lavorare indipendentemente dal numero di giri del motore, sempre con lo stesso tipo di corrente. E questa è una cosa positiva, perché mentre con gli altri generatori abbiamo dei problemi da utilizzare, che sono una saldatrice eccetera, con questa possiamo stare tranquilli. Ora io vi farò vedere alcune riprese fatte in esterno, alcune fatte in interno, perché ovviamente per poterlo accendere qua all'interno del laboratorio è improponibile. Farò le riprese in cui lo utilizzo, in cui faccio le prime accensioni eccetera, fatte tutte in esterno, e qua in interno vi farò le descrizioni diciamo che non richiedono di accenderlo. Ricordatevi tutte le operazioni preliminari, infatti troviamo questi cartellini attaccati con questo laccetto, uno è messo sulla cordina per poterlo accendere e ci avvisa che prima di avviarlo dobbiamo mettere l'olio. In questo caso in base alla temperatura è riportato il tipo di olio più indicato, io ho scelto 10V30 perché è adatto alle nostre temperature. Poi troviamo anche quest'altro avviso e qua abbiamo appunto l'informazione che dobbiamo mettere il tappo su modalità on, selezionare la rotella frontale su choke, quindi dobbiamo tirare l'aria, dopodiché dobbiamo tirare la cordina e se tutto va bene andrà su AC, quindi si accenderà il LED verde. Dopodiché possiamo spostare il selettore su run e quando lo spegneremo poi dobbiamo spostare di nuovo il selettore che è sul tappo in modalità off. Adesso proviamo ad avviarlo. Prima accensione in assoluto, dai, diciamo che è andato praticamente bene. Perfetto. Ok, ora diamo un'occhiata a questo pannellino sulla parte frontale e vediamo tutte le varie funzioni e le varie uscite. Innanzitutto non è assolutamente così tanto rumoroso, certo è un motore quindi non può essere silenzioso, però rispetto a tanti altri, diciamo 80 decibel a distanza forse di mezzo metro, perché sembra distante ma c'è un braccio di distanza da qua all'obiettivo. Poggio la spalla e praticamente tocco quasi l'obiettivo, sono affiancato, quindi siamo davvero molto vicini. E considerate che il lettore di misuratore di decibel quindi sarà stato a una quarantina di centimetri, sì, non è silenziosissimo ma
tollerabilissimo. Allora abbiamo quindi questo selettore che ci permette di accenderlo, tirare l'aria e poi spegnerlo. L'accensione, come avete visto, che si deve tirare, se avesse avuto la batteria e l'avviamento elettronico sarebbe stato il top, ma così va benissimo. Queste sono le due prese asciugo che ci permettono di collegare e alimentare quindi tutto ciò che va alla 230. Abbiamo anche delle uscite in corrente continua e allora così dovreste riuscire a vedere tutto per bene. Quindi abbiamo questo selettore che ci permette di spegnere, accendere oppure tirare l'aria. Questi sono dei LED che indicano il livello dell'olio se è troppo basso, il sovraccarico, e questo la corrente alternata. Questo è un tasto selettore on e off che può attivare la modalità eco, quindi nel caso in cui lo lasciamo su 0 il nostro generatore darà il massimo, altrimenti se lo mettiamo su 1 si gestirà in base al tipo di carico che gli colleghiamo e ci permette quindi di risparmiare. Considerate che il tutto è il suo carburante, quindi 4 litri, utilizzandolo con un carico del 25% circa ci permette di farlo lavorare per ben 8 ore. Questi due invece sono i tastini di reset sia per quanto riguarda la corrente continua che per quanto riguarda la corrente alternata, e ci permettono appunto in caso di sovraccarico di agire su uno di loro e quindi riattivarlo. Queste vi ho fatto vedere poco fa sono le prese asciugo ben protette con questa molla che riporta in posizione il coperchio. Questa è l'uscita per accendisigari e queste invece sono dei connettori per poter collegare altri generatori dello stesso tipo in parallelo. Qua invece abbiamo le uscite USB, quindi possiamo ricaricare i nostri dispositivi in corrente continua sia da queste prese che da questa 12 volt. Questo invece è il collegamento per la messa a terra. Ora vediamo quello che viene dato in dotazione. Quindi ovviamente immancabile il manuale di istruzioni che a me è arrivato direttamente dalla fabbrica, quindi non ho trovato la lingua in italiano, ma ipotizzo che dovrebbe arrivarvi anche con la lingua in italiano. Dentro questa busta invece abbiamo una presa asciugo per poter creare una prolunga e poi abbiamo dei connettori che da questa parte hanno l'uscita tipo accendisigari, da questa parte invece hanno i morsetti e quindi potremmo anche ricaricare eventualmente delle batterie. Ovviamente troviamo anche la chiave per la candela, un cacciavite che si può girare, da una parte a stella, dall'altra parte invece è piatto. E questi invece sono i cavi per poterlo collegare sia in parallelo che per poter utilizzare la messa a terra. E infine troviamo anche questa copertura che ci permette, nel caso in cui vogliamo riporlo e mantenerlo più protetto possibile, avvolgendolo dalla parte superiore. Il generatore adesso è spento da una ventina di minuti, voglio provare ad accenderlo senza utilizzare l'aria, quindi direttamente su run. Vediamo se, essendo caldo, quindi utilizzato da pochi minuti, si accende al primo colpo. Guardiamo innanzitutto come è fatto. Allora abbiamo questa maniglia sulla parte alta, adesso ha anche il serbatoio pieno, quindi il suo peso ovviamente è superiore rispetto al peso di quando è a secco, però vi faccio vedere quanto sia facile sollevarlo. Ovviamente un minimo di sforzo si deve fare, però rispetto ad un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni che sono così pesanti da avere addirittura le ruote, avere il manico, questo si impugna, da questa impugnatura si trasporta facilmente. Adesso facciamo una prova, ovviamente mettendo dei carichi. Ho scelto di utilizzare questa pistola d'aria calda e questo asciugacapelli perché questo consuma al massimo 1800 watt e l'altro invece 2000, quindi vediamo come si comporta eventualmente superando il carico massimo. Ma mi interessa più che altro farvi vedere anche il comportamento del motore in base alla variazione del carico. Quindi tiriamo l'aria, apriamo il tappo, allora voglio provare prima, anche se penso che mi sentirete pochissimo perché sono 80 decibel, ma comunque coprono la voce probabilmente. Allora proviamo prima con l'asciugacapelli. Era già accesa tra l'altro, quindi vi faccio vedere adesso, mettendo tutte e due l'asciugacapelli e la pistola d'aria calda, il comportamento del generatore.
Come avete visto, quindi provocando un overload, quindi un sovraccarico, a un certo punto, dopo aver resistito, ma stiamo parlando comunque di un carico molto superiore al consentito, perché abbiamo praticamente 3800 watt, e nonostante tutto un minimo ancora ha continuato. Quindi proviamo a riavviarlo. Ovviamente ho staccato tutto. Ok, ho fatto un paio di tentativi per avviarlo, quindi dopo il sovraccarico ha bisogno di ripristinarsi, ma stiamo parlando di una ventina di secondi, e sono riuscito a riavviarlo, come avete visto, in questo caso senza tirare l'aria. Guardiamo le caratteristiche tecniche e poi vi faccio vedere tutte le caratteristiche estetiche esterne, insomma quello che compone questo gruppo elettrogeno. Allora, per quanto riguarda i kilowatt nominali, sono 3 kW esatti, invece il picco massimo è 3 kW e 3. Ovviamente 230 volt, 13 A, 50 Hz, invece per la corrente continua abbiamo 12 volt, 8,3 A. Il peso a secco invece è di 21 kg, come avete visto si solleva facilmente, ma sono sempre 21 kg, quindi non possiamo metterlo in bici e trasportarcelo facilmente. Però rispetto a tutti gli altri gruppi elettrogeni, sia per dimensioni, compattezza, facilità di trasporto eccetera, è imparagonabile. Sulla parte più bassa abbiamo dei piedini in gomma, 4 piedini abbondanti, almeno saranno 6 o 7 cm x 4 cm, con una gomma morbida che gli danno una buona stabilità sul piano nel quale viene poggiato, e anche per spingerlo, come vedete, richiede comunque di fare una buona forza, quindi stabile, con il peso tutto concentrato verso il basso, quindi un baricentro che gli permette di rimanere effettivamente molto solido sul piano d'appoggio. Ora cambio inquadratura e vi faccio vedere qualche altra piccola chicca che riguarda la scocca e la cura nei particolari della costruzione. Allora, guardiamo la parte superiore, troviamo quindi l'impugnatura. Ci tengo a farvi vedere tutti i dettagli, quindi questa parte antiscivolo fatta benissimo, si vede che c'è cura nella costruzione. Questo è il tappo che già vi ho fatto vedere nelle riprese in esterno, e c'è anche questa retina all'interno che serve a filtrare ovviamente le impurità. Il tappo è dotato di questa valvolina che ci permette di chiudere quando non lo utilizziamo e poi di riaprirla quando dobbiamo utilizzarla, in modo da consentire l'entrata di aria quando il serbatoio si va svuotando. E effettivamente, avendolo lasciato qualche giorno inutilizzato, quando poi da off sono passato a on, ho sentito uno sbuffo di aria. Questo è invece il vano per quanto riguarda il cambio della candela. Da questa parte invece abbiamo i due sportellini per il filtro dell'aria e per l'inserimento dell'olio. Nella parte posteriore troviamo questa griglia e ovviamente la marmitta, e sulla parte destra invece abbiamo la cordina, come avete visto, per poterla accendere. Fra i dettagli che ho apprezzato nella cura, nella costruzione, nell'assemblaggio di questo dispositivo, effettivamente ci sono diverse chicche. Una di queste per esempio è questa gomma che ci permette, nel caso in cui versando la benzina dovesse fuoriuscirne un poco, di evitare che la stessa vada a finire davanti nel pannellino. Quindi abbiamo questa parte libera, ovviamente per evitare che si accumuli tutto qua, però poi cadrebbe giù. E volevo farvi vedere anche un dettaglio. Aprendo gli sportellini, come vedete, all'interno abbiamo questa gomma piuma, ma è tutto così, non sono solo gli sportellini. Abbiamo tutta la parte interna imbottita di questo materiale, che permette quindi di evitare al rumore di raggiungere dei decibel elevati. Quindi, oltre effettivamente ad essere un motore più silenzioso rispetto ai classici generatori, ha anche questo aiuto che diminuisce la rumorosità. E da queste riprese dovreste riuscire a vedere effettivamente come questa gomma piuma sia in tutto il rivestimento interno del nostro generatore. Come avete visto anche dalle prove in esterno, quando io ho esagerato, quindi quando ho provocato un sovraccarico, si è acceso questo LED, il generatore si è spento dopo un poco, non si è spento subito, quindi ci dà la possibilità eventualmente di ridurre il carico, e per poterlo riaccendere nel mio caso specifico ho dovuto aspettare una ventina di secondi. Eventualmente, nel caso in cui fosse necessario resettare, basta premere questo tasto per quanto riguarda il sovraccarico per la corrente alternata, quest'altro invece per quanto riguarda la corrente continua. Ma abbiamo la possibilità di mettere eventualmente su uno questo interruttore. Io non l'ho fatto perché volevo farvi vedere il lavoro a pieno carico, e quindi ridurre il consumo, perché in questo modo ci darà la possibilità di farlo lavorare al minimo dei suoi giri, in modo da risparmiare il massimo della benzina, alimentando tutto ciò che rientra nell'alimentazione in questa modalità. Io non l'ho utilizzato, ma come vedete
da questa parte abbiamo la possibilità di utilizzare anche la messa a terra, quindi se potete cercate di utilizzarla. E insomma possiamo dire alla fine di avere un gruppo elettrogeno che ci dà la possibilità di usufruire di 3 kW costanti, anche se ovviamente è il massimo e non conviene farlo andare al massimo, ma comunque 3 kW con 3 kW e 3 di picco che si può trasportare come una valigia, che è meno rumoroso di tanti altri gruppi elettrogeni, che consuma di meno perché col 25% di carico può lavorare per 6-8 ore, quindi non avere il problema dei soliti gruppi elettrogeni. Facile da trasportare perché pesa solo 21 kg, si può mettere nel bagagliaio dell'automobile, ma si può mettere per esempio anche nel sedile passeggero, si può mettere ovunque. Davanti abbiamo un pannello completo, quindi possiamo utilizzare la corrente alternata, la corrente continua, diverse uscite, caricare una batteria, metterla in parallelo, ma ovviamente con un altro uguale. E per quanto riguarda l'avviamento avete visto che tirando la cordina, alcune volte in base alla temperatura eccetera, è necessario tirare l'aria, quindi mettere su ciak, oppure direttamente sul run si può attivare senza problemi. Avrei preferito ovviamente avere un dispositivo dotato di accensione elettronica, ma in questo caso è in questo modo e tutto non si può avere. Voi ora vi chiederete quanto costa. Dipende dal periodo, dipende dalle offerte, dipende dai codici di sconto e da tanti altri fattori. Diciamo che il prezzo oscilla fra 750 e 800 euro, solitamente attorno proprio a 780 euro. Spero di ottenere un bel codice di sconto e farvi risparmiare il più possibile. Io lo vedo indicato per tutte quelle persone che hanno bisogno di trasportare frequentemente il gruppo elettrogeno e che non hanno la possibilità di avere un carrello oppure un bagagliaio grande. In questo caso si risolve avendo appunto a disposizione un dispositivo che occupa poco spazio rispetto a tutti gli altri gruppi elettrogeni. Vi lascerò il link giù nel primo commento assieme al codice di sconto se riesco a recuperarlo. Vi invito quindi ad andare a dare un'occhiata. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche. Ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!